Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi parliamo di un doppio album dalla forma valida, ma troppo eccessivo nei suoi contenuti per incidere davvero. Ci era già capitato in passato di venire a contatto col Vivaldi Metal Project. Era il 2016 quando ci occupavamo di The Four Seasons, primo album di questo progetto, creato dal tastierista nostrano Mysteria. Un lavoro, come indica il titolo stesso, che rielaborava le celebri 4 stagioni di Vivaldi. All'epoca ci era piaciuto solo metà. Ne avevamo lodato da un lato l'impegno e la buona volontà, trovando però il risultato finale troppo prolisso e lungo per i nostri gusti. Nonostante questo, abbiamo accettato lo stesso Epiclassica, secondo album del Vivaldi Metal Project, uscito lo scorso 22 febbraio. Ci siamo però ritrovati tra le mani un lavoro ancora più esteso, almeno per quanto riguarda il minutaggio. Parliamo infatti, in questo caso, addirittura di un doppio album, per una durata complessiva che supera l'ora e mezza. Ce n'era davvero bisogno? A nostro avviso no. Ispirato in questo caso a tanti nomi della musica classica, come Bach, Mozart, Chopin, Dvorak e tanti altri, il power metal sinfonico dei Vivaldi Metal Project è suonato e registrato in maniera ottimale. Non peraltro, oltre alla sua esperienza di produttore, Mysteria ha messo in campo tantissimi ospiti celebri. Andiamo da Mike Portnoy a Steve DiGiorgio, da Felipe Andreoli degli Angra a Dick Verbeuren dei Megadeth, da Mark Boers a Jeff Scott Soto, e l'elenco sarebbe ancora lunghissimo. Ma se sulla forma non c'è nulla da obiettare, è la sostanza a mancare. Parliamo in effetti di un album che risulta davvero troppo autocelebrativo e tende a guardarsi troppo allo specchio. In primis c'è da dire che tra le 18 canzoni in scaletta, gli unici momenti che si lasciano ricordare sono quelli che citano con più fedeltà i suddetti compositori, e solo perché li hai già sentiti nella loro versione originale. In tutto il resto c'è ben poco che spicca. Colpa anche del fatto che Epiclassica tende a essere davvero esagerato sotto ogni punto di vista. Parliamo di un album così ricco di particolari da essere davvero barocco, non nel senso artistico ma in quello negativo. Con così tanta carne al fuoco, nel fruirlo un ascoltatore tende più che altro a perdersi, spesso in maniera piacevole, vero, ma senza andare oltre. Se come sottofondo, magari per un lungo viaggio, Epiclassica è adatto, per il resto si rivela un disco senza infamia e senza lode. Di sicuro non rende granché giustizia ai capolavori cui si ispira. Anche per questo poteva essere realizzato molto meglio, soprattutto tagliando buona parte della sua durata. Magari tutto questo materiale poteva essere suddiviso su più dischi, studiati meglio per essere organici e coesi. Così invece abbiamo un lavoro fin troppo prolisso ed eccessivo, che non fa altro che scorrere in modo gradevole, senza fare un passo oltre. Un po' poco per un grande musicista come Mysteria e per i suoi celebri ospiti, da cui ci si può di sicuro aspettare di più. Non possiamo perciò che sperare che nel prossimo lavoro il musicista nostrano possa regalarci qualcosa di più compatto e omogeneo, che riesca a tenere alta l'attenzione per più tempo e soprattutto che magari segua un principio applicabile alla musica come alla letteratura, alla moda e a tante altre forme artistiche. Sarà banale dirlo, ma less is more funziona in tutte. Voto di Heavy Metal Heaven 62 su 100. Per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti like, condividilo e commentalo. Iscriviti al nostro canale e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. In più siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link per venirci a trovare qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!